L'ombra di un complotto laico. Con l'ascesa al governo del partito islamico, in Turchia si sono moltiplicati gli attriti tra esecutivo e forze armate, queste ultime considerate garanti della laicità. Una ferita mai chiusa. Cresce la tensione diplomatica tra Francia e Turchia dopo che l'Assemblea nazionale francese ha proposto di sanzionare il negazionismo del genocidio degli armeni. Il violino di Berto, ora lo strumento di Alberto Held, un anziano Sinti, lo suona un musicista triestino. Era un dono di Papa Paolo VI, primo pontefice ad accogliere in Vaticano la comunità dei Rom e dei Sinti. Gli Albrecht di Montecilfone. In questo piccolo paese del Molise, con progetti e iniziative si vuole mantenere viva la cultura e la lingua albanese. Il violino ha un'anima, muove le emozioni, la nostalgia e la tristezza, ma anche l'allegria. E suonare il violino, che è appartenuto ad un grande violinista sinto di Trieste, Alberto Held, Berto, mancato 13 anni fa, è per Alessandro Simonetto, musicista, polistrumentista e compositore, un segno del destino. Il fatto che questi violini lui abbia deciso di lasciarli a me e non ai suoi familiari, per me è stato un onore. Lui comunque non voleva che i suoi violini fossero appesi a una parete o messi sopra una cassapanca, insomma, visto che nessuno li suonava. Il violino che ha ereditato Alessandro Simonetto è quello che è stato donato a Berto da Papa Paolo VI, il primo papa ad accogliere al Vaticano nel 65 la comunità dei Rom e dei Sinti, la minoranza etnica più numerosa d'Europa, ma anche la più discriminata. Non è ultima l'emozione di sapere che questo violino è passato anche tra le mani di un papa. Cioè, non è comunque una cosa qualsiasi, no? Mi sembra come che sia anche, oltre ad avere l'energia di un vero gitano, anche una benedizione. Oggi quasi nessuno degli 11 figli di Berto suona il violino. Era un po' troppo severo. Il mio fratello più grande ce l'ha fatta, ma abbiamo visto quello che subiva lui quando sbagliava, abbiamo preferito di non saper suonare. Quando lo sentivi suonare era una gioia per noi, perché eravamo lì e lui suonava questo violino e eravamo tutti contenti. Il violino, oltre che a far musica, può anche salvare la vita, come nel caso di Berto, che nel campo di concentramento suonava il violino agli ufficiali tedeschi. Un giorno c'era un altro deportato che aveva un violino. Per combinazione gli è venuto in mano questo violino, ha cominciato a suonare. Un ufficiale l'ha sentito, sentiva che suonava bene, l'ha preso e l'ha cominciato a portare sulle feste di questi ufficiali. E lì c'era da mangiare e da bere. E difatti mio padre, anche quando andava sulle feste, si impiniva le tasche, la camicia di mangiare, portava in camerata con gli altri deportati, spartiva il suo mangiare e gli volevano anche bene, anche per questo. Sono stati oltre 500.000 i Rom e i Sinti vittime della politica razziale, fascista e nazista, che li considerava pericolosi perché asociali e truffatori, per cui lo sterminio e la sterilizzazione, tra l'altro praticata fino a pochi anni fa in alcuni paesi dell'Est, sono stati ritenuti allora le uniche soluzioni possibili alla questione zingara, un genocidio, quello del Porrajmos, rimasto per anni una storia dimenticata. Mio padre, anche se era in campo di sterminio, già da piccolo mi ha detto: guarda che i tedeschi non sono un popolo cattivo, insomma. Ci sono le leggi che fanno cambiare le persone, ecco. È molto difficile comprendere l'attuale situazione di emarginazione e discriminazione dei Rom e dei Sinti in Italia e in tutta Europa se non si elabora quanto avvenuto nella storia più recente. Ma per fortuna ci sono delle persone come Alessandro e i figli di Berto che con una semplice amicizia contribuiscono a favorire quello che viene chiamato il dialogo culturale e la comprensione reciproca. La conoscenza di un mondo nuovo che non conoscevo e che non conosce nessuno, perché non è dato a tutti comunque di conoscere. Ha tentato di insegnarmi anche a suonare in modi strani, sotto le gambe, però c'era da applicarsi un po'. Io sono pigro e non mi sono ancora mai applicato. Viviamo col ferro vecchio, andiamo a raccogliere un po' di qua, un po' di là e si vive. Non diventi ricco, però almeno vivi onestamente, penso. La cosa più importante che mi ha lasciato mio padre è vivere dignitosamente. Qualsiasi cosa fai, ma con dignità.